Occhio di lince, ciao! Mi chiamo Edo Thomas, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema della lezione è mobilità articolare, quindi farò 2 esercizi di mobilità articolare per le scapole in protrazione e retrazione. Ecco, per capire meglio, in abduzione e adduzione per preparare una posizione che si chiama Urdhva Mukha Svanasana. Andiamo alla lezione. Prima di iniziare la lezione ti volevo esattamente chiedere o invitarti di iscriverti al mio canale, di mettere un like, di fare un commento, di schiacciare la campanella per non perdere una lezione, perché tutti i giorni verso le 6:30, 7 del mattino c'è una lezione nuova, ok? Da lunedì a venerdì, ovvio, ok? Sabato e domenica, pause. Allora, andiamo a fare questi 2 esercizi di preparazione per la posizione di Urdhva Mukha Svanasana, che è la posizione del cane che guarda in su. Per quanto riguarda le scapole, farò un primo esercizio con le catene aperta, con la catena aperta, per cui non avrò appoggio delle mani da nessuna parte, quindi le scapole si muoveranno senza che io abbia un contatto magari quindi con le mani a terra. Quando andrò con le mani a terra e estenderò le braccia, allora è a catena chiusa. Ok? Il primo esercizio, parto sempre dalla posizione di Tadasana, okay? Che è la posizione quella di lasciare le curve fisiologiche della colonna vertebrale, respiro in basso, quindi lascio che il respiro ci sia e da lì comincio un braccio alla volta. Il braccio destro va a circa 45 gradi rispetto a me, ok? E vado in avanti col braccio come se io dovessi andare a toccare e poi porto il braccio dietro. Per cui chi fa questo movimento è la scapola destra che va in protrazione, quindi abduzione rispetto alla colonna vertebrale e retrazione oppure adduzione. Ripeto circa da 10 a 12 volte. Devo cercare di capire e di sentire la scapola che si muove nella sua massima ampiezza. Molto avanti e molto dietro. Se ci fosse una persona dietro, meglio ancora che così, appoggiando la mano alla mia scapola, riesco a percepire maggiormente il movimento. Saranno 6 o 7. Ancora. Dovrei fare proprio piano in modo tale che io percepisca proprio l'ampiezza di questo movimento delle scapole. Quindi cerca di farlo proprio piano e con molta qualità. Questo è l'obiettivo di questa mobilità articolare. Qualità, per cui se ho il movimento di qualità devo fare per forza piano, non posso farlo assolutamente veloce. Il braccio sinistro, posizione di Tadasana e vado. Probabilmente sentirai una scapola diversa dall'altra, magari una scapola che si muove di meno, quindi vado nel range of motion, quindi nella sua ampiezza magari piccola, per poi dopo piano piano aumentare sempre di più questa ampiezza. Magari ho una mobilità maggiore in andare col braccio in avanti o una maggiore mobilità con le braccia che va indietro.
oppure proprio la difficoltà nel capire e nel sentire questo movimento. Allora, adesso si può fare anche con tutte e due braccia. Le mettiamo tutte e due, in avanti le braccia e dietro. Allora, bisognerebbe proprio prestare attenzione di non fare questo movimento di elevazione delle spalle, quindi elevazione delle scapole, quindi soltanto di fare questo movimento di spostamento, quindi laterale delle scapole, quindi all'esterno e all'interno, di non flettere il braccio o le braccia, di fare questo movimento di compensazione, no? Ma di lasciare le braccia perfettamente dritte. L'altro invece è in basso, quindi vengo giù in basso, appoggio le mani, è indifferente se poi dopo metti le dita dei piedi puntati oppure no, perché tanto lo faremo, lo farai e lo farò questo esercizio di mobilità articolare in catena chiusa con le scapole. Le braccia sono completamente dritte, le avambraccia non intraruotato ma extraruotato le spalle, l'incavo del gomito guardando in là, quindi tutti e due i gomiti. Potrei iniziare con un braccio, poi l'altro e poi viceversa. Lo facciamo già subito con tutte e due le braccia, ma prestando attenzione che avrei potuto fare prima con il destro e il sinistro e poi dopo con tutte e due. In questa posizione ti dico già subito che fare la mobilità articolare con un braccio è molto più difficile, diversamente da in piedi che è più semplice fare con tutte e due le braccia. Ok? Quindi qui lascio il tratto lombare, devo rilasciarlo, quindi non faccio questo movimento di retroversione del bacino, rilascio, respiro con l'addome, la testa guarda, testa leggermente in alto, lo sguardo leggermente in diagonale in avanti e inizio a muovere le scapole. Sprofondo le scapole verso la colonna, spingo con le mani a terra e le scapole vanno all'esterno. Retrazione e protrazione. E vado. Cerco di andare piano, così capisco fino a che punto posso muovere le scapole. Occhio di non fare questo movimento e confondere con questo movimento di retroversione del bacino. Il bacino deve lasciarlo proprio neutro e cercare di muovere solo le scapole. Quindi retrazione e protrazione oppure adduzione e abduzione. Anche lì circa una decina, 10-12 ripetizioni prima di eseguire la posizione di Urdhva Mukha Svanasana. Mettiamo che poi nella mia pratica non c'è soltanto la posizione di Urdhva Mukha, che è la posizione del cane con la faccia in su, ma ci sono una serie di altre posizioni, ma anche una serie di altre posizioni, le scapole si muovono, ok? Quindi le scapole sono collegate completamente al movimento delle spalle, per cui anche delle posizioni che si utilizzano con le spalle, magari ho una difficoltà maggiore di muovere il braccio in flessione, quindi flessione per cui portando su le braccia in alto, ma dovuto al non movimento di protrazione o retrazione delle scapole, magari di elevazione o depressione, ma potrebbero aiutarti a fare delle altre posizioni, anche nel cane che guarda in giù, quindi Adho Mukha Svanasana, o tante altre, per cui non è che
migliorerà solo la posizione di Urdhva Mukha, migliorerà tutto. Perché? Perché queste informazioni che sto dando precise al mio sistema nervoso centrale, il mio sistema nervoso centrale elabora tutte queste informazioni nuove o magari dettagliate di ogni movimento che sto facendo, e il mio sistema nervoso, quindi il mio cervello, mi dà una risposta, quindi in efferenza, una risposta che può essere migliorare una posizione, qualsiasi altra posizione dello yoga. Quindi non è che muovo le scapole, quindi miglioro solo le posizioni che muovo le scapole. Non è così. Per quanto riguarda a tutto ciò che poi comanda nel nostro corpo, che non è soltanto il discorso meccanico, quindi biomeccanico, ma è un sistema nervoso che poi gestisce esattamente ciò che poi io migliorerò. Sono delle informazioni. Ovviamente la parte biomeccanica ci aiuta, ma non è tutto, assolutamente non è tutto. Per cui ti sto dando già sia dal punto biomeccanico che va bene muoversi, va bene muoversi in catena aperta, in catena chiusa, ma va bene anche tutte queste informazioni per quanto riguarda il mio sistema nervoso centrale. Allora, mi metto già nella posizione, metterò col collo del piede, mi metto con i polsi sotto le spalle, ok? Lascio il pube cadere in basso perché le ginocchia sono appoggiate a terra. Attivo muscolarmente i glutei, non contraggo esageratamente. Tutta la parte posteriore del tronco, quindi i paravertebrali, si attivano. Adesso devo attivare i romboidi. Il romboide è un muscolo che tra le scapole, quindi devo fare una retrazione. Petto in avanti, apro le spalle, pube in basso, stendo le gambe, testa in avanti e mi porto su in alto. Giù le ginocchia e vengo indietro. Allora, questo sarebbe esattamente l'Urdhva Mukha utilizzato nelle posizioni nella pratica del Hatha Yoga. In altre pratiche, perché ci sono diverse video, link dove faccio Adho Mukha Svanasana, che ti lascio qua proprio questo link qua, perché è importante anche che tu capisca la posizione inversa, non soltanto Urdhva Mukha, ma l'Adho Mukha Svanasana, che è il cane che guarda in giù. Ti lascio il link qua. Ti stavo dicendo, allora, il collo del piede, il mio collo del piede era appoggiato, si potrebbe fare anche con le dita dei piedi appoggiate, per cui è una variante, ok? La posizione classica è quella con il collo dei piedi, ma in tante lezioni ho fatto con le dita dei piedi puntati. È sbagliato? No, è un'altra sensazione. Poi con le dita dei piedi già puntate diventa più facilmente cambiare delle posizioni, non devo aggiustare i piedi. È una questione poi soggettiva, quindi uno sceglie magari di appoggiare le dita dei piedi perché vuole fare determinate cose, un altro mette il collo dei piedi per poi dopo muovere diversamente. È libero in quel senso, ok? Quindi abbiamo visto la posizione di Urdhva Mukha e Svanasana prendendo dell'idea come punto di riferimento le scapole. Posso prendere come punto di riferimento le braccia, le cosce, il pube, la colonna. Oggi l'abbiamo fatto con la visione di muoversi le scapole, aiutando, la posizione è stata aiutata degli esercizi di mobilità articolare prima ancora di fare la posizione, ok?
Bene, per adesso ho finito questa lezione. Spero che ti sia piaciuto e quindi se ti sia piaciuto allora iscriviti al mio canale se non sei ancora iscritto, mi metti like, un commento e accendi la campanella e poi basta, per oggi ho finito. Sempre una lezione alle 6:30, 7 del mattino da lunedì a venerdì e ci vediamo lungo le strade.